Allora, a questo punto che cosa sto cercando di conoscere? Guardate, voglio riportarmi direttamente una query. Allora, ripartiamo dalla principale. Allora, voglio vedere tutti gli iscritti agli esami e tutti, compresi gli studenti non iscritti ad alcun esame. Allora, a questo punto, gli studenti iscritti ad alcun esame. Allora, a questo punto cosa succede? Guardate, una query di questo tipo, datemi un attimo che vi ripulisco un po' la visuale, ok, ci fa vedere, ok, togliendo, rimuovendo il where, ok, tutti quanti gli studenti che sono iscritti agli esami. Ok, ma questo non è compatibile con quello che abbiamo appena detto, semplicemente per quale motivo? Beh, perché ci manca, se ci fate caso, guardate, Marica Marico, ok? E quindi ci ritroviamo in una situazione in cui vengono visualizzati soltanto tutti quanti gli studenti iscritti a tutti quanti, cioè ad alcuni esami. Bene, come faccio ad effettuare questa tipologia di operazione? Guardate, tecnicamente la cosa più importante da fare è dare importanza alla tabella di left, ok? Quindi in questo caso che cosa succede? Dobbiamo dire, ok, dato che il left è questo, ci siamo? Che cosa gli andiamo a dire? Questa join tecnicamente si trasforma in una left join, ok? E quindi qui effetto comunque l'operazione. Non mi viene visualizzata Marica Marico, per quale motivo? Beh, perché tecnicamente, ok, a livello proprio operativo c'è studente esame che è vincolato con la parte di esami. Quindi a livello ideale, tecnicamente, che cosa devo fare? L'esame deve dare, quindi deve delegare questa informazione sulla left e quindi deve dire ok, fammi vedere tutti quelli che non c'hai come riferimento e in maniera totalmente sequenziale devo scaricare la mia operatività sulla left che in pratica è quella di studente, ok? Quindi left, left e a questo punto guardate che cosa mi ritrovo. Ci siamo? Quindi capite benissimo che c'è uno scarico, tra virgolette, di responsabilità da una tabella all'altra, ovviamente, rispetto alla visualizzazione anche, vedete quindi di Marica Marico, che ha i campi null, poiché non ha dei riferimenti fatti dall'altra parte, quindi che non ha riferimenti implementati nell'altra tabella. Benissimo, c'è un piccolo dettaglio che andremo ad approfondire sulle query avanzate qui sopra, perché tecnicamente non servono entrambe le left, ma in alcuni casi, ma lo vedremo poi nel dettaglio. Allora, guardate, e se io invece volessi vedere, quindi voglio vedere tutti gli esami con iscritti e non, ovviamente cosa faccio? Mi vado a riprendere la mia query che avevamo analizzato prima, ok? Gli tolgo la where, ok? Così almeno ce l'ho abbastanza libera, ok? Qui vedo in questo caso soltanto tutti, quindi queste qui sono tutte inner join, tutti gli esami con i relativi riferimenti. Guardate, per lo stesso identico principio io devo dare importanza a chi? Beh, devo dare importanza a quello che sta totalmente a destra. Quindi su quest'altra tabella devo dare importanza all'esame. Ok? Ah, scusatemi, un piccolo dettaglio, mi riporto quella di prima, così almeno facciamo left e right sulla stessa. Ok? Quindi dallo studente devo dare importanza all'esame. Guardate, se io metto right e poi right, di qui, guardate, viene una tabella un po' bucherellata, ok? Un po' una groviera, semplicemente perché l'esame di analisi 1 dell'101 non c'ha iscritti. L'esame di analisi 1 del 0102 c'ha 3 iscritti, vedete? E quindi fondamentalmente abbiamo un bel po' di operazioni, quindi vengono visualizzati sia gli esami con gli iscritti che gli esami senza iscritti. E se ci venisse voglia di visualizzarli tutti? Bene, in MySQL c'è un problema, ok? Il problema è che non vengono implementate le full join, ovvero voglio visualizzare tutti quanti gli studenti che non hanno, anche quelli che non hanno iscrizioni, ed anche, ovviamente, quelli che hanno gli esami che hanno iscritti e non hanno iscritti. Tecnicamente è un'unione di questi due elementi che sono il left e right, ok? Bene, a questo punto che cosa faccio? Voglio vedere tutti gli studenti con iscrizioni e non, ed anche
gli esami con iscritti e non. L'unico modo che ho per effettuare questa operazione è praticamente prendere queste due query che ho fatto prima, ok? Tolgo un attimo il commento, ed effettuare, guardate, non la spezzo qui, una union, scusatemi, guardate, questa select, ok, si unisce a quest'altra select. Ovviamente i dati replicati non verranno replicati anche come esecuzione di questo elemento, e quindi fondamentalmente, guardate, mi ritrovo Marica Marico che non ha ovviamente l'esame di riferimento, e poi tutti quanti questi esami che sono ordinati subito dopo, ok, che non hanno effettivamente degli iscritti, e quindi ho trovato il modo di effettuare la mia full join, ok? Quindi questo qui è un piccolo escamotage. Adesso vediamo come, quindi con un pizzico di DML, vengono effettuate le eliminazioni se tutto quanto va a buon fine, soprattutto per quanto riguarda poi l'on-delete cascade. Quindi proviamo per esempio ad eliminare Giovanni Pace, se tutto quanto va a buon fine, ok? Delete from studente, where, ok? Nominativo, anzi facciamo così, utilizziamo la sua matricola perché è univoca, possiamo utilizzarlo grazie, possiamo effettuare il DML grazie al safe delete, quindi where matricola uguale a questa qui. L'operazione, vediamo un po', è andata a buon fine, vedete? Adesso proviamo a rieseguire tutto quanto tutta la query gigantesca. Se tutto quanto va a buon fine, ci ritroviamo un bel po' di righe di meno, semplicemente perché, guardate, Mario Rossi è comunque iscritto ad Analisi 1, vedete, agli stessi identici esami che aveva Giovanni Pace, però eliminando Giovanni Pace ho eliminato anche le nostre righe di riferimento, e quindi infatti, proprio a conferma di ciò, di riferimento ovviamente su studente esame, se io faccio una select star from studente esame, se vi ricordate bene, dato che era compatibile con quello che era il nostro database simulato sull'Excel, Giovanni Pace era l'1, guardate, quelli mancanti sono esattamente quelli che come studente RIF hanno l'1. E qui abbiamo completato il giro sia della parte di join che della parte ovviamente della verifica dell'on-delete cascade.